È arrivato l'ultimo film horror sul mondo dell'arte, Velvet Buzzsaw. Il titolo è già un programma. Un film horror sul mondo dell'arte o il mondo dell'arte che è un film horror? Questa è la domanda più importante. Un film originale Netflix, con un cast stellare, dove finalmente si parla del mondo dell'arte, di quel mondo dell'arte tanto blasonato e tanto acclamato da tutti gli operatori del settore. Finalmente un film contestualizzato nel mondo dell'arte dei giorni nostri, dove appaiono grandi fiere ed eventi come Art Basel, grandi gallerie e ancora raccontano quel mondo di cui fanno parte un'elite di professionisti e di galleristi, curatori ed artisti che in qualche modo dettano le regole del mondo dell'arte oggi. Il film racconta un mondo dell'arte affascinante, ma altrettanto grottesco, duro, grazie anche al racconto di personaggi, quali critici che dettano le regole del mercato, curatori che scalpitano per avere il potere e visibilità, e ancora assistenti vessati da potenti direttori di galleria, per poi arrivare finalmente agli artisti, che seppure consacrati dalla critica e dal mercato, sono a volte annoiati e privi di ispirazione. Già questo di per sé poteva bastare per fare un gran film, o comunque un film amato da tutti gli appassionati, da collezionisti, artisti e professionisti del mondo dell'arte, che in qualche modo si ritrovano in alcune vicende, magari esasperate per motivazioni sceniche. Tuttavia questo era già un'ottima base. Ma a fare la collante alla storia in realtà è un misterioso artista scomparso. Non voglio fare spoiler, quindi non vi racconterò che cosa succede, sappiate solo che ci sono ovviamente degli omicidi ed eventi al limite del paranormale. Tutto questo per dirvi che probabilmente per me quello poteva anche non esserci, bastava già la prima parte. Tuttavia, questo è il film. Netflix per questa produzione ha fatto le cose davvero in grande. Ha coinvolto attori di primo livello. Parliamo di Jake Gyllenhaal, Toni Collette, René Russo ed un grande John Malkovich. Ma quello che ci interessa di più è come il regista, gli autori e gli attori abbiano interpretato il mondo dell'arte oggi. Di come abbiano fatto una fotografia del mondo dell'arte contemporanea, dell'importanza dei critici, del loro peso nel bene o nel male nella vita di un artista, dei curatori, dei galleristi, degli assistenti, di tutto quell'entourage che gira intorno a gallerie che fatturano milioni di euro. Interessante lo spunto sui curatori, facendo una differenza tra quelli di una galleria privata e quelli che lavorano invece in un contesto museale. Della differenza di budget, delle aspirazioni, ma dell'altresì ricerca di validazione, ossia della possibilità di esporre artisti emergenti, spesso anche conosciuti e creati da zero dagli stessi galleristi e curatori, e la volontà di portarli all'interno di strutture museali per poter così far crescere il loro valore e iniziare un percorso di grande crescita anche economica. La strategia di gestione dei galleristi, dell'immissione di poche opere di mercato, di creare delle tappe di validazione, siano essa la presentazione in galleria, le private preview e ancora la corsa da parte di art advisor e collezionisti per accaparrarsi le opere in anteprima. Queste sono regole non scritte del mondo dell'arte, vecchie e solide come il mercato stesso, basate su strategie non dette ma applicate da decenni dai maggiori galleristi e dai maggiori mercanti d'arte. Creare così leve di attesa, di aspirazione e di posizionamento degli artisti nei confronti di musei, collezionisti e in generale appassionati dell'arte. Interessanti le citazioni al sistema al mondo dell'arte attuale, ivi compresi i grandi artisti. Sono infatti presenti opere di J.R., di Jeff Koons, di Obey, quindi Shepard Fairey e ancora Andy Warhol, solo per citarne alcuni. Inoltre è presente in maniera preponderante ovviamente Art Basel Miami, quale evento di spicco e di richiamo mondiale, soprattutto per il mercato americano. Un film che lascia sicuramente l'amaro in bocca. Per me la parte horror poteva anche venir meno, ma sicuramente è importante che si parli anche del mondo dell'arte. E tu? L'hai visto?